Ok ragazzi, bentornati sul canale, seconda parte dei CRUT. Oggi facciamo un po' di esperimenti con i nuovi shade, sempre della GV in questo caso, e poi continuiamo ad andare avanti. Sto pensando a un camo da fare per esempio per i mantelli, ci sarebbero addirittura dei trasferibili volendo da utilizzare che ho trovato a Greenstuff o su Greenstuff, quindi sul sito. Quindi ci vediamo subito dopo la sigla. Ecco cosa faremo oggi. Dunque, facciamo un paio di esperimenti con le ombre per vedere un pochino che cosa salta fuori sulla pelle e cosa è meglio utilizzare. Perché? Perché praticamente, anche se la base è verde, possiamo ovviamente fare in modo che la pelle prenda delle connotazioni leggermente diverse. Quindi, per esempio, c'è uno shade nuovo che si chiama Croc Green, che è molto interessante perché è un verde abbastanza scuro che si avvicina parecchio, attenzione che qua lo apriamo con calma, si avvicina molto al tipo di green che abbiamo utilizzato fino adesso per le nostre appunto basi. Quindi proviamo a dare lui di base e vedete che fa un'ombra ovviamente molto più verde, che però scurisce le parti che ci interessa scurire di più e effettivamente rimane molto sullo stesso tipo di colore. Ovviamente, come non so se ve l'ho mai detto e spiegato, ma funziona esattamente come i contrast, tutti i colori liquidi, una volta che li avete stesi, se ci tornate sopra con il pennello potete tranquillamente usarli per tirare via praticamente l'eccesso. Quindi è sufficiente tornare sopra e avete praticamente eliminato quello che non volete in più. Quindi se volete meno occhio, asciugate il pennello, entrate dentro e levate praticamente tutto quello che non vi piace avere in più. Ma al di là di questo, sappiate che quando asciuga effettivamente comunque già il colore di per sé si restringe, diciamo. Lo fa anche per esempio il primer di colore, cioè tutti i primer colorati hanno un po' più di pigmentazione, quindi sono un po' più spessi. Quando voi date lo spray sembra che, nonostante voi facciate i 30 cm e a stantuffo, come vi ho sempre detto, sembra che ci sia troppo praticamente spray, ma poi alla fine, per esempio qua sto facendo il segugio, vedete che alla fine il colore rimane abbastanza cioè entra dentro, si adagia. E poi su di lui, tra le altre, sul segugio proviamo a fare una cosa diversa, cioè proviamo a fare lo zenitale con un dry brush beggiolino bianco senza utilizzare nemmeno il secondo spray, quindi ancora meno rischio di levare dettaglio. Allora vado avanti qui perché vedo che le ginocchia e le gambe sono da passare con il green, ma guardate che bello effetto che tira fuori, no? Se vedete è proprio, vedete che fa proprio tutta la parte, praticamente rafforzi le ombre in questo modo qua. Ma guardate i piedi per esempio come vengono rinforzati subito. Questo per esempio è un verde che useremo per quasi tutti, ma ovviamente mantiene, diciamo, la pelle abbastanza del suo colore, no? E quindi in questo caso abbiamo fatto un'ombra rafforzativa che mi piace veramente tanto. Penso che li farò tutti con questo nuovo shade, quindi ricordatevi un po' il nome di questo shade nuovo, che è il Croc Green. Dopo con un bel time lapse li passiamo tutti, ma facciamo un altro esperimento. Tenendoci lui qui, proviamo a utilizzare il nuovo, a parte che abbiamo il Null Oil nuovo che possiamo utilizzare sulle armi, il nuovo Mortarion Grime. Il Mortarion Grime è tipo il grime che abbiamo utilizzato per con i contrast, che è il Rattling, solo che ovviamente sarà leggermente più chiaro e più liquido ancora. Lo proviamo a mettere su un'altra miniatura
che ha sempre la nostra base praticamente chiara, e vediamo un pochino che succede e come cambia la situazione, cioè gli diamo una connotazione più marroncina e vediamo un pochino cosa succede. Qui possiamo farlo anche sui capelli che sono arancioni, vedete? E quindi rinforziamo tutte le ombre praticamente, non più con un verde, ma con questo Mortarium, che è sostanzialmente un marrone chiaro, un po' oleoso se vogliamo, piuttosto chiaro, e dà anche, vedo, sul giallo, perfetto appunto per l'arancione qui. E ovviamente giallo si intende connotazioni gialle, perché è marrone di fatto, però vedete che non va a rovinare la miniatura, perché di fatto la miniatura qui stiamo ancora lavorando sulle trasparenze, e quindi di fatto non rovinate nulla e date alla miniatura una sensazione un po' più chiara rispetto a quel verde che abbiamo usato prima, e sul giallo, quindi su colorazioni calde, che rafforza praticamente in trasparenza, rafforza moltissimo il contrast che abbiamo usato alla base, dandogli appunto una sensazione di velatura giallognola, e questo cambia praticamente il colore della nostra pelle. Questo è un ottimo modo per dare sensazioni di pelle diverse vedete, guardate come già cambia, anche se ancora non è completamente asciutto. Vedete come cambia la differenza? Cioè abbiamo sempre la base verde, ma cambiamo una velatura, scusatemi, che effettivamente ci cambia il senso della pelle, il colore, diciamo, che può essere come quella nostra, no? Che è più olivastra piuttosto che carnagione scura, carnagione chiara. Andiamo avanti così con un bel timelapse. Uso un paio di diciamo shade come questi e vediamo cosa salta fuori. A tra poco. Qua ragazzi, allora ho usato moltissimo il Croc Green perché secondo me è il migliore di quelli che abbiamo provato, ed effettivamente si stanno già asciugando un po' certi e sono veramente belli, perché è anche su un gioco di parole, lo shade sul contrast aumenta proprio il contrasto perché dà più ombra di quella che dava il contrast, ok? Anche perché il contrast spesso, seppur questa volta non l'abbiamo fatto perché i contrast nuovi sono un po' meglio di quelli vecchi, li mettiamo di solito come prima stesura con il medium loro per diluirli un po', e quindi comunque fanno meno ombre di quello che di solito farebbero, quindi è chiaro che rafforzarli può tornare veramente utile. Allora, detto questo, cominciamo adesso a fare il resto, quindi mi dedicherei ai famosi mantelli. Allora, i mantelli li volevo fare di una sorta di camo verde scuro oppure marroni, e quindi sto ancora vedendo. Il fatto è che stiamo usando molti marroni tono su tono che verranno usati anche per i pouch, che sarebbero appunto tutte le parti che hanno in pelle eccetera, quindi
boh, fare tutto quanto marrone potrebbe essere un po' così, però questa per esempio è una maschera che sicuramente è di cuoio, quindi potremmo fare veramente il marrone. Detto questo, diciamo, forse il migliore di tutti è il famoso Garacals Sewer, che però in questo caso abbiamo usato per le armi, e allora cerchiamo un contrast che sia un po' più forte sotto questo aspetto e vediamo un pochino che cosa abbiamo qui. Allora, sto guardando un po' i colori che ho, ovviamente i contrast in questo caso io li ho tutti, però vediamo un pochino. Basilicalum Grey no, lo Skeleton no, vediamo un po', potremmo usare il Guilliman è un po' chiaro, il Fireslayer è arancione, li sto leggendo, quindi ragazzi, sto pensando ad alta voce con voi, stavo cercando diciamo un marrone scuro che dia appunto quella sensazione di colore molto scuro, e quindi vado a cercarmelo per bene e ci vediamo fra un attimo. La scelta era fra due marroni che sono il Weirwood e il Contrast Cygor Brown, e per ora credo che vincerà il Cygor perché è un marrone leggermente più rossiccio, molto scuro rispetto al Weirwood, che è proprio un marrone scuro che potete prendere per esempio per fare i tronchi degli alberi. Perché? Perché a me serve che dia una connotazione insomma da poi schiarire. Allora vado a darglielo su tutta la parte che abbiamo, eccola qua, vedete che dà già una colorazione molto intensa, e questa è ottima per dopo perché andremo a schiarirla. Quindi ora direi che faccio un bel tie-lapse per tutti i marroni e poi andiamo a vedere cosa schiarire e cosa no. Per esempio questa parte qui potremmo fare degli leather brown piuttosto che ancora più chiara, tipo skeleton eccetera eccetera, in modo tale che differenziamo tono su tono i marroni restando su una colorazione piuttosto realistica. A tra poco.
Ok ragazzi, mentre i nostri mantelli si asciugano, che sono venuti belli scuri, aspettiamo di vedere l'effetto che facciano e poi lavoreremo praticamente, probabilmente con un bel dry brush, la pelle in modo che sembrino proprio fatti di cuoio e di pelle, ok? Quindi molto, vedete, verde, sono quasi boschivi, no? Questo perché? Perché mi piace molto l'idea che vadano all'interno a cacciare anche di Space Hulk, però poi io li vorrò in combattimento, diciamo, anche giornaliero, diurno, insieme ai Tau, che a loro volta saranno tutti bianchi, quindi molto staccati da loro, e loro voglio che siano una sorta di contrasto e diciamo avversario dello studio e nello studio per i Katachani che stiamo pian pianino portando avanti. Questo è Slime Arbo, vedete, e con i nuovi Cadia io sto anche facendo questi nuovi Katachani che, come vedete, sono stampati in questo caso in 3D, perché purtroppo GV da 15-20 anni non ci dà i Katachani. Ne parlavo ieri ad Arcadia, non vedo l'ora che escano fuori. Ho un mega hype sempre io per tutte quelle che sono le miniature GV, però effettivamente mi mancano i Katachani. Io vorrei fare tutto un esercito della Guardia Imperiale per lo studio Katachano, e quindi dovrò mescolare un pochino. Ci saranno i Krieg sicuramente, quelli della scatola di Kill Team, che dipingerò però boschivi, in modo tale che tutto l'esercito sia un esercito di base Katachana con innesti magari Cadiani, magari Krieg, di forze unite, però sempre all'interno di un contesto giungla. E quindi loro mi piacerebbe moltissimo metterli contro, perché sono veramente proprio selvaggi e sembrano proprio i perfetti avversari dei diavoli rossi dei Katachani. Detto questo, Snack by Leather, faccio un altro timelapse dove passo con lo Snack by Leather tutte le parti in cuoio che non ho passato in questo caso col cuoio scuro, quindi una pelle un po' più chiara. Ci vediamo fra poco.
questo è stato il passaggio più lento, diciamo, perché ovviamente bisognava stare più attenti col pennello. Calcolate due cose che avete visto sicuramente nel video che vi spiego ora. Io ho usato un pennello che sostanzialmente è un 2, un effect brush, ma è quasi come un wash, e praticamente molto spesso può capitare di andare fuori praticamente dai bordi, no? Cosa succede? Che il marrone innanzitutto fa le ombre anche al verde, quindi non è un problema grave. Poi lavate subito la punta, asciugate la punta e passate subito nel bordo, nella parte tipo verde, in questo caso sporcata, e vedrete che vi tirate su tutto quanto come se fosse un wash, e quindi alla fine risulta che non avete sporcizia e cose che non tornano. Allora, detto questo, come vedete stanno cominciando a diventare, anche visti un po' dall'alto, no? Cominciano a diventare un'unità, diciamo, molto omogenea, che dopo andremo a diversificare con gli ultimi particolari, ok? Quindi ci saranno i metalli, le ruggini, avete i capelli che sono diversi, quindi pochi particolari che danno la rappresentazione dell'identità, no? dei CRUT singoli, ma in un'unità sono molto simili, e quindi potreste metterli per esempio in mostra in un unico piedistallino. Ok ragazzi, facciamo un breve recap, perché per oggi possiamo fermarci qui con tutte le pelli e tutti i cuoio che abbiamo fatto. If this is the way you're looking for, the sound is wrong from... Allora ragazzi, c'è sempre un momento in cui dipingiamo in cui le miniature ci sembrano orribili, cioè guardiamo tutto l'intero e diciamo ma forse ho sbagliato tutto. In realtà non è così. Voi andate avanti a costruire la base della miniatura in modo tale che quando avete finito tutti i colori base potrete vedere dove dare le luci e dove diversificare con i particolari. È ovvio che la terza o quarta puntata dei nostri tutorial che vedete su questo canale sono sempre le migliori, perché vedete ovviamente la parte più divertente, che è quella che definisce la miniatura. Ma non vi preoccupate, perché in realtà sono essenziali anche la prima e la seconda puntata, dove mettiamo le basi e dove quindi poi sappiamo come lavorare, come impostare veramente una tela, no? Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata fra 3 o 4 giorni, non di più, dove vedremo finalmente il terzo step, e comincia a essere quello un po' più corposo, dove vedremo i metalli, come al solito insomma, e vediamo quanto ci mettiamo in totale a fare i 10 CRUT di Kill Team. Faremo un conto finale alla quarta puntata e vediamo un pochino. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!